prima cosa che si nota una volta scesi dalla metropolitana in centro a Valencia è la quantità di biciclette, monopattini e simili che sfrecciano ovunque. Così, la mattina seguente, ci rechiamo subito nel più vicino negozio a noleggiare una bicicletta per andare a conoscere questa città nel modo a noi più congeniale, cioè pedalando. Il primo impatto è con i giardini del Turia. Questo bellissimo parco lungo 9 km corrisponde al vecchio letto del fiume omonimo che attraversava la città, ma che a causa delle sue frequenti esondazioni fu deviato fuori dal centro abitato. Il centro storico invece è piuttosto caotico e quindi conviene chiudere la bicicletta ad uno dei numerosi parcheggi dedicati e proseguire a piedi. La città vecchia di Valencia è molto bella e frequentatissima. Sono molti i luoghi interessanti da visitare e, oltre i musei, le chiese e gli altri edifici storici, meritano sicuramente la visita il mercato centrale e i numerosissimi bar e ristorantini dove a tutte le ore del giorno si possono gustare le tapas, vera icona spagnola. Seguendo il parco del Turia sempre verso il mare, si giunge presso uno degli emblemi della città, la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Questo insieme di edifici futuristici, opera del famoso architetto Santiago Calatrava, è davvero spettacolare e merita sicuramente una visita. Ancora poco arriviamo nei pressi del Porto Vecchio, ai vicini quartieri popolari ed infine alla spiaggia. Nonostante le biciclette non propriamente performanti, eccoci di nuovo in sella che lasciamo il centro di Valencia e ci dirigiamo verso sud in direzione del parco naturale dell'Albufera. Ci aspettano tra andata e ritorno una sessantina di chilometri. L'Albufera è un lago naturale di acqua dolce che si trova a poche centinaia di metri dal mare. La zona è particolarmente selvaggia e la ciclabile che percorriamo corre in mezzo alle dune, regalandoci degli scorci molto belli. La spiaggia è sempre vicina e verrebbe voglia di sdraiarsi un po' al sole, ma il vento e i chilometri che ancora ci aspettano ci fanno desistere. Oltrepassata una laguna particolarmente ricca di uccelli, sbuchiamo finalmente sul lago e, perché no, partecipiamo ad una breve uscita in barca sulle sue acque. Tornati a riva, presso un ristorantino del centro di Albufera, ci gustiamo la paella, un'altra icona della gastronomia spagnola e ancor più valenziana. L'itinerario di ritorno a Valencia percorre delle stradine interne assolutamente deserte e sotto un cielo immenso.
Alla fine attraversiamo degli splendidi e arancenti fiori. Il profumo è inebriante e la vista è deliziosa. L'ultima escursione ci porta a nord per visitare gli orti che circondano Valencia e per cercare l'orciata. Questa famosa e dissetante bevanda si ottiene spremendo le ciuffas che, per chi li conosce, sono i tubercoli del ciparo dolce. Ancora qualche chilometro tra le coltivazioni di ortaggi e qualche piccolo borgo e poi girando a destra puntiamo verso il mare, dove finalmente sulla sabbia si conclude idealmente il nostro soggiorno a Valencia.